ragazzi, dopo più di un anno sto prendendo un treno per andare a Bologna. Ragazzi, sono Rui e come vedete oggi in realtà non sono in Veneto, sono a Bologna e oggi tra l'altro non sono da sola, ma sono con Stefania. Forse tanti di voi la conoscete già, anche lei è una youtuber del canale China Time, quindi andate a iscrivervi subito se non la conoscete. Oggi pensiamo di andare a mangiare insieme da un ristorante di cucina Sichuan, quindi un ristorante piccantissimo, proprio qua dietro a noi. Ora andiamo a vedere in dettaglio. Let's go! Abbiamo scelto questo posto Gusto Chengdu per iniziare la nostra avventura di oggi. Ora siamo all'entrata del ristorante. Ha già anche la sfumatura che vi ricorda la Cina Sichuan. Entriamo. Buongiorno. Ni hao. Oh, il ristorante è carinissimo. Beh, non c'è nessuno perché io sono venuta qua alle 11:30 della mattina per evitare la folla. Abbiamo scelto di prendere questo posto. Ci siamo seduti, ci hanno già portato anche il menù. Quindi adesso noi cominciamo a ordinare qualcosa di buono. Ora possiamo ordinare. Vuoi che proviamo uno di questo con il cavolfiore? Sì. 我们可不可以就微辣微辣？我们都不是特别。不要以四川人的程度来考量我们。Ecco, avevo preparato questo tè perché è praticamente anti-piccantezza. Ah sì? Tu non l'hai mai provato? Se vuoi ti faccio assaggiare. È un tè con delle erbe cinesi. Quindi, vabbè, dopo è anche zuccherato. Sì, lo voglio provare perché l'ho visto 1000 volte, sì, non l'ho mai... ti faccio provare. Quando mangi qualcosa di piccante, questo è perfetto. 他应该会想再加一个清淡一点的蔬菜。今天有什么蔬菜呢？蔬菜要吃的 spinaci d'acqua. Io mangio tutto, anche con senza spinaci d'acqua, secondo me non l'hanno mai visto i miei fans, allora possiamo mangiare insieme. 2 riso, riso bianco. Il proprietario è troppo gentile, continua a venire qua a dirci ordinate di più. Oh, sì, spinaci d'acqua. Spinaci d'acqua è una verdura nostra estiva. In cinese in realtà vengono chiamati kongxingcai. Questa parte della verdura è vuota, è come se fosse una canuccia. È per questo che in cinese viene chiamato verdura senza cuore. Kongxingcai, ma... Ah, è vero. Grazie, è arrivato anche il nostro riso. Buonissimo. Ti piace? Tu questa non l'hai mai assaggiata? Di estate questo è molto frequente, cresce molto velocemente. Come spinaci, ma la parte vuota è croccante. Buonissimo. Spinaci d'acqua era una traduzione che mi suggeriva Google perché io lo chiamavo sempre verdura senza cuore. Sì, questo che cos'è? Oh, 水煮牛肉啊. È arrivato il mio piatto tipico di Sichuan. Scambio perché tu mangi più verdure, immagino. Non mi ricordo se vi ho menzionato, Stefania è vegana, quindi oggi sperimentiamo anche la cucina cinese con delle verdure, la parte vegana o vegetariana per chi mi segue. So che comunque ci sono tante persone vegane e vegetariane che mi seguono, mi chiedono tante ricette cinesi. Nella cucina cinese c'è tantissima scelta. Lo sto sentendo già. Una roba che mi sta per uccidere. Pepe di Sichuan, peperoncino. È un piatto tipico della cucina cinese, della cucina di Sichuan. Viene chiamato manzo bollito, shui zhu, ma di bollito non è niente. È una serie di piatti perché potrebbe esserci pesce bollito, manzo bollito, tante altre cose bollite, anche trippa, quello che vuoi. È rappresentato da, diciamo, questo strato, questo livello di peperoncino, pepe di Sichuan sopra. Di solito viene intanto cucinato, bollito, questa parte della verdura di solito è bollito, messo sotto alla ciotola, poi sopra viene versato il manzo cucinato in questo brodo piccante
E poi infine viene spruzzato dell'olio bollente piccante sui peperoncini, così per farlo profumare all'istante. Questo profumo dei peperoncini e del pepe di Sichuan si esplode praticamente. Assaggio anche il manzo. Intanto preparo un po' di riso perché se è troppo piccante almeno mi salvo con un po' di riso bianco. Usa anche la bibita, Sì, infatti. Vedete il manzo tagliato a fettine sottile. Non è piccantissimo, è sopportabile. Penso che ci hanno ascoltato perché all'inizio gli abbiamo chiesto di farlo il meno piccante possibile. Non siamo stranesi, ecco. Way là, way là. Imparate questa parola da Stefania, mi raccomando. Il manzo in questo caso è veramente scivoloso, tenero, scivoloso perché è stato marinato con un po' di fecola di patate per renderlo più tenero possibile. Quindi quando tu lo metti in bocca si sente che ti si scivola praticamente. Cioè non è che ti si appiccica sul palato, ma proprio scivoloso. Buonissimo, io adoro questo piatto. Di solito nei piatti bolliti di Sichuan sotto ci sono i germogli di soia, tante volte trovate anche i cetrioli. Com'è per te? È piccante? 好吃。好吃。Buonissimo. Usiamo questo come conque allora? Sì. Sì. È arrivato un altro piatto sulla nostra tavola, i gamberoni in scodella con fuoco. Anche questo è un piatto tipico della cucina di Sichuan. I gamberoni di solito vengono intanto fritti e poi saltati insieme con queste spezie caratteristiche della cucina di Sichuan. Infatti, uno che non ama mangiare la cucina piccante, a Sichuan sarebbe un po' difficile, perché lì praticamente partendo dalla colazione è già piccante tante volte. In Cina noi abbiamo 8 cucine principali regionali, no? Le 2 cucine che fanno più spesso il piccante è proprio questo qua della Sichuan e anche quelli di Hunan, Xiangcai. Meglio se davanti agli amici di queste 2 città non fare la gara di chi mangia più piccante perché può finire molto male. Sono molto orgogliosi di quanto piccante riescono a mangiare loro. Ah, sì, sì. Allora, stavo praticamente quando devo spiegare ai miei amici un po' la cucina del Sichuan, faccio un paragone, ovvero la cucina della Calabria, che è una cucina molto piccante. Ah sì? Beh, tu non la conosci la Nduja? L'hai mai sentita nominare? Sono stata in Calabria, ma non ho mai mangiato così tanto piccante. Allora, c'è questa tipica pietanza che si chiama Nduja, che è piccantissima ed è tipica della Calabria, quindi salsicce piccanti, questi preparati piccanti. Forse ho mangiato del salame piccantissimo giù, quindi probabilmente sembra di questo Probabilmente tipo di era cucina. la Nduja. Ok, grazie. È arrivata anche le patate saltate di Stefania. Sì, la nostra tavola si sta rimpicciolendo all'improvviso. Vabbè, sembrano buonissime anche quelle. Oh, ma che buon profumo! Anche questa è come si può dire, un strumento tipico per i piatti della cucina di Sichuan. Loro usano questo tipo di botte a cucinare, a lasciare, diciamo, tenerlo sempre caldo i piatti. Sotto dovranno esserci dei sassolini alimentari che continuano a scaldare il piatto. Sì, infatti ci sono, sai? Sì, infatti ci aveva detto prima. Almeno vedere così sono già dei piatti affascinanti. Preso intanto un gamberone enorme, viene chiamato Ganguoxia. Ganguo sarebbe pentola secca, che qua effettivamente non trovi un filo di liquido, è proprio tutto molto asciutto. È un gambero enorme. Buonissimo. Qua si sente già più peperoncino. Pepe o peperoncino? Peperoncini, che sono dei peperoncini tagliati e fritti, credo, insieme. C'è anche Piccoli della peperoncini. cipolla o aglio? Infatti dalla schiena del gambero aperto è entrato tutto il sapore anche dentro, infatti qua ci sono anche peperoncini in pezzettini.
Davvero buono. Anche tu l'hai sentito? Ah no, i germogli. Il nostro tè antifiamma. Cos'è? Wan Lao Ji? È vero. Prego. No, dopo lo chiediamo un'altra. Vero? Meglio. Rinfresca. Noi quando mangiamo hot pot, infatti queste tè di erbe, perché a parte Wan Lao Ji ci sono anche altri marchi, è proprio ideale per accompagnare questi piatti piccanti. Prendo un attimo la parola io, perché voglio parlare di queste patate. Sono molto allora, prima di tutto vi voglio far vedere come vengono presentate, quindi sembrano un po' dei noodles, vedete? E la cosa particolare è che sono molto diverse dalle nostre patate perché hanno una polpa soda e non farinosa, quindi sono croccanti e buone. Dovete provarli perché sono la fine del mondo, molto saporite tra l'altro, sono veramente buone queste. Però non so che patata è. Ma in realtà è un patate normale, come tutte le patate che trovate al supermercato. Noi, la cosa che ci differenzia dal gusto delle patate è il tipo di cottura. Sapete che in cinese si usa spesso, come si può dire, saltare in padella. Usiamo i wok. Perché si usa il wok? Il wok in un tempo più corto possibile conduce il calore più alto possibile. Quindi le patate in realtà sono le stesse patate, ma vengono saltate velocemente in un wok che è caldissimo, in pochissimi secondi li rende cotti, ma rimane ancora quella croccantezza lì, che tante volte non fanno più sembrare anche patate, sembrano quasi una specie di verdura. Le voglio proprio a casa. A casa è più difficile, perché non abbiamo il wok adatto. Il wok alla fine è più un strumento, almeno per me, da ristoranti, perché se hai il wok ma non hai la fiamma, sì, se non hai fornello, se non hai il fornello con la fiamma adatta, quelli altissimi, se vedete nei film dei ristoranti della cucina cinese, sapete, con la pentola di solito arriva un sacco di fiamma anche sulla pentola che quasi copre il piatto. Bisogna arrivare a quel livello di fiamma per poter cucinare certi piatti, tipo questi patate saltato velocemente. A casa si può fare, ma non sempre riesce a ottenere questo effetto qua. Io li ho fatti, cioè non sono proprio identici, ma sono buoni anche quelli. Sì, sì. Oh mio Dio. Quando respiri quel poco di peperoncino. C'è tantissimo coriandolo. A te piace? Non mi fa impazzire. A te piace? A me piace tantissimo. Non dirmi che hai già finito di mangiare. No. Ok. Perché quando mangio con i miei amici io sono sempre quell'ultima che finisce di mangiare. Continuo a mangiare come... Tanto abbiamo tempo. Tu Sì, devi ripartire alle 2? Alle 2? No, sono appena le 12. 12 e mezza. Io mangio tantissimo. Forse si nota già dal video. Ho provato a stare anche in dieta un paio di volte, mi sentivo troppo male, proprio sono nervosa, mi incazzo spesso con mio marito, mi incazzo con mia figlia, mi incazzo con tutto il mondo. Ipoglicemica si chiama. Ah sì? Sì. Quindi in realtà è una cosa scientifica. Sì. Cioè io pure vado in crisi ipoglicemica, nel senso che ti stai male. Molto. Allora ragazzi, il video oggi finisce qui, sono veramente contentissima di avere Stefania oggi con me come compagnia, abbiamo mangiato da Dio, quindi se passate a Bologna provate questa cucina e preparatevi che morirete di piccantezza. E ci vediamo ogni venerdì sul mio canale di ricette cinesi di Rui. Alla prossima volta, ciao, bye bye! L'abbiamo detto anche in coro. Sì, bello questo.